Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulle sostanze polari e sulle sostanze apolari. Iniziamo col dire che le molecole con una distribuzione asimmetrica della carica elettrica vengono dette molecole polari o dipoli e vengono rappresentate in questa maniera. Il più e il meno indicano le due distinte polarità, quella positiva e quella negativa. Quindi molecole polari. Se io sommassi questa carica positiva a quella negativa, dovrei ottenere un qualcosa di neutro, perché se così non fosse, saremmo in presenza di uno ione e non di una molecola. Le sostanze polari sono costituite esclusivamente da molecole polari. In queste sostanze, tali molecole si dispongono in modo che il polo negativo di una sia molto vicino al polo positivo dell'altro e vi sarà tra appunto questi due diversi poli un'attrazione. Ci sono invece delle altre molecole in cui la distribuzione invece è simmetrica alla distribuzione della carica elettrica e queste ultime vengono invece denominate molecole apolari. Una sostanza apolare è formata esclusivamente da molecole apolari. Quindi molecole polari e molecole apolari sono due molecole molto diverse tra di loro. Nelle molecole apolari non vi è chiaramente, non vi sono due polarità distinte, così come nelle molecole polari appunto. Allora, per riuscire a capire se una molecola sia polare o apolare, bisogna fare un certo ragionamento. Intanto non bisogna confondere un legame chimico, covalente, polare o apolare, con una molecola polare o apolare. E il ragionamento da fare è questo. Prendiamo in considerazione una molecola d'acqua. Per riuscire a capire se una molecola sia polare o apolare bisogna innanzitutto scrivere la formula di struttura della stessa, tenendo conto assolutamente del modello VSEPR. Dopodiché si studiano i vari legami chimici. Un legame covalente polare presenterà una polarità di questo tipo. Ci sarà una carica parziale positiva sull'elemento meno eletronegativo, una parziale carica negativa invece sull'elemento più eletronegativo. Qui potrei fare la stessa cosa. Quindi questi legami sono legami covalenti polari. In maniera del tutto identica, al posto di scrivere le cariche parziali, potrei anche fare una sorta di freccettina. Questa dovrebbe essere direttamente posizionata sul legame stesso. La freccettina indica lo spostamento di carica elettrica dall'elemento meno eletronegativo, cioè l'idrogeno, a quello più eletronegativo, ovvero l'ossigeno in questo caso. Questa freccettina ha anche una particolarità, ha una specie di più da una parte, indica appunto quale elemento rimarrà un po' più positivo. La stessa identica cosa la potremo fare da questa parte di qua. Queste freccettine è come se fossero dei vettori che prendono un nome particolare. Sono i cosiddetti dipoli di legame. Quindi questo è un dipolo di legame, questo è un dipolo di legame. Ogni legame covalente polare sarà associato ad un dipolo di legame. Se la somma di tutti questi dipoli di legame presenti in una molecola fa un dipolo risultante corrispondente a un vettore nullo, allora la molecola viene definita apolare. Se invece la somma di questi, di tutti anche in generale, i dipoli di legame di una molecola non fa un vettore nullo, la molecola viene definita molecola polare. Facciamo degli esempi, è la migliore delle cose che si possa fare. La molecola appunto d'acqua la disegniamo in questa maniera, rappresentiamo i dipoli di legame e sommiamo i due dipoli di legame tra di loro.
Ci sono diversi metodi per sommare vettori, potremmo usare ad esempio il testa coda. Se io prendessi questo e dove arriva gli sommassi quell'altro, vedrei che il vettore risultante, partendo dall'inizio e andando verso la fine, comunque non è un vettore nullo, ma è un vettore. Allora, siccome questo blu rappresenta il vettore dato dalla somma degli altri due neri, quei due neri sono i dipoli di legame, questi qua. Questo invece è il dipolo risultante. Siccome il dipolo risultante non è un vettore nullo, la molecola risulta quindi polare. Quindi questa molecola è polare. Facciamo un altro caso, che è quello di CO2. Anche qui bisogna disegnare la formula di struttura tenuto conto del modello VSEPR e quindi abbiamo questa situazione. Una volta disegnata bisogna rappresentare i dipoli di legame. I dipoli di legame vanno uno dal carbonio all'ossigeno, visto che l'ossigeno è più eletronegativo del carbonio, e l'altro in maniera simmetrica. Se io sommassi questi due dipoli di legame insieme, sono esattamente uguali ma opposti, quindi mi verrebbe fuori un dipolo risultante nullo. Quando viene nullo la molecola è del tipo apolare. Quindi molecola apolare, quella di CO2. Ecco qua. Qui ad esempio avrei anche potuto disegnare una cosa così, visto che l'ossigeno è un po' più negativo. In questo caso invece la molecola risulta appunto apolare. Andiamo avanti con un altro esempio. Potremmo disegnare un'altra molecola, BCl3, il tricloruro di boro. Anche qui disegniamo la formula di struttura corrispondente tenuto conto del modello VSEPR con i suoi tre dipoli di legame. Ecco, ricordo che questi dovrebbero essere esattamente sovrapposti ai legami, ma per comodità li disegno leggermente traslati di lato. Se io andassi a sommare questi tre dipoli di legame tra di loro, inizio ad esempio dal primo, poi il secondo e poi il terzo, vedrei che è una sorta di triangolo equilatero. Da dove parto arrivo nuovamente. Quindi il dipolo risultante è un dipolo nullo. Lo disegno un po' meglio. Così, così e così. Siccome il dipolo risultante è nullo, la molecola sarà nuovamente del tipo apolare, quindi di nuovo così. Un altro caso ancora, ad esempio CCl4, carbonio con 4 atomi di cloro posizionati in questa maniera. Riporto poi i dipoli di legame, sono 4. La struttura ricordo essere quella secondo il modello VSEPR a tetraedro regolare. Se sommassi questi 4 dipoli di legame tra di loro, otterrei un dipolo nullo e la molecola risulterà del tipo apolare. Quando siamo in presenza di un tetraedro regolare, ovvero con 4 cose identiche attaccate all'atomo centrale, in questo caso 4 atomi di cloro, il dipolo risultante sarà sempre nullo e la molecola sarà sempre apolare. Quindi molecola simmetrica con tetraedro regolare con 4 cose identiche, sempre una molecola del tipo apolare. Un altro caso ancora invece è quello del cloroformio, CHCl3, abbiamo sostituito a CCl4 un atomo di cloro con un atomo di idrogeno, quindi CH, Cl, Cl, Cl. In questo caso abbiamo 3 dipoli di legame che tendenzialmente vanno verso il basso e anche qui ne abbiamo uno diverso, visto che il carbonio è leggermente più eletronegativo
dell'idrogeno. In questo caso, anche se decidessimo che il legame carbonio-idrogeno è apolare e non disegnassimo per nulla questo dipolo di legame, comunque sia la somma degli altri tre, viene fuori un dipolo risultante. Per questione di simmetria lo disegno un po' più... Ecco, questo è il dipolo risultante, somma di questi tre o di questi quattro. Siccome c'è un dipolo risultante, la molecola risulterà così del tipo polare. Forse sarebbe meglio disegnarla in questa maniera, visto che la parte negativa è più sul basso. Quindi una molecola polare. Un ultimissimo caso è quello dell'ammoniaca, che disegniamo qua, NH3. In questo caso abbiamo 3 atomi di idrogeno attaccati tra di loro. Ricordo che è la formula molecolare. Tenuto conto del modello VSEPR, si vede che i 3 dipoli di legame devono per forza avere una componente risultante non nulla e quindi la molecola risulterà polare e si può anche disegnare in questa maniera qua, visto che gli atomi, gli elementi meno eletronegativi stanno sul basso, mentre quello più eletronegativo sta sull'alto. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.